Salve a tutti, io sono Giuseppe Avallone e sono lo sposo di Giancarlo DiTrapano. I'm going to speak in Italian. Lia, my sister, will translate in English in a little bit. Siamo molto felici di accogliervi in questo luogo a cui Giancarlo, Lia ed io abbiamo ridato vita e dignità. Io faccio parte del direttivo di questa fondazione. Questo era un tempo un osservatorio scientifico costruito dall'ingegnere idraulico Francesco Rapini, che fu chiamato nel XVIII secolo dal Papa per bonificare la palude pontina. Quindi era un luogo di cultura. Oggi Giancarlo avrebbe compiuto 48 anni. Giancarlo amava moltissimo il giorno del suo compleanno e ha molto sofferto in questi anni di pandemia perché non poteva festeggiarlo con i suoi amici. È stato naturale scegliere questo giorno per inaugurare questa nuova fase del suo sogno, del nostro sogno. Può sembrare strano, ma pur avendo perso il grande amore della mia vita, mi ritengo una persona fortunata, anche se per poco ho avuto al mio fianco un grande uomo, il grande amore. Oggi sono qui per continuare il nostro progetto, di cui parlavamo continuamente. Condividere la bellezza di questo luogo, questo giardino, questo orizzonte sempre diverso con i nostri amici creativi ed artisti. Questa fondazione è per me la possibilità di mantenere in vita il nostro grande sogno, creare un ponte culturale tra l'America e l'Italia, un luogo dove produrre bellezza e cultura attraverso performance di vario genere, dal vivo, residenze artistiche e un archivio per conservarne la memoria. Auguri, amore mio. Hi, everyone. Welcome. We're very happy to have you here at our home that the DiTrapano family and Giuseppe and I have worked, and we're trying to bring it back to its original splendor. This was once a scientific observatory built by the hydraulic engineer Francesco Rapini. He was called or summoned by the Pope in the 18th century to reclaim the marshland below called the Pontine. Today, Giancarlo would have turned 48. He loved his birthday so much, and he loved celebrating it with his friends, so he suffered a lot during these past years of the pandemic. And as Giuseppe said, though it may seem strange, despite having lost the great love of his life, he considers himself a lucky person, because even if the time was short, he had a great man, a great love by his side, and we are here to continue the project that he and Giancarlo talked about constantly. They shared the beauty of this place, this garden, and this ever-changing horizon with all their creative friends and artists. This foundation is an opportunity to keep that dream alive, to create a cultural bridge between America and Italy, a place to produce beauty and culture through performances of various kinds, live, literary, and artistic residencies, and an archive to preserve the memory and history. Happy birthday, G. I love you. I'm Lauren Sarand, and I'm on the board of directors of the foundation. The mission of the Giancarlo DiTrapano Foundation for Literature and the Arts is to offer writers and artists of all disciplines a warm and inspiring creative environment in which to cultivate and develop new work. Our program is directly inspired by the connection and encouragement that anyone lucky enough to work with Giancarlo felt deeply. We will begin by offering a 2-week residency in the spring with 3 resident writers and artists who Giancarlo is personally enthusiastic about and who have accepted our invitation. We'll announce their names at the end of the program. The residency will be hosted using donated time and space by Villa DiTrapano in spring and fall sessions as we develop resources to create studios and workspaces in the Castelletto, which will be the foundation's home, and requires complete renovation to be habitable. If you'd like to make a donation to help bring artists and writers here to create the Center for Cultural Production that Giancarlo dreamed about and was working towards, you can do so now by visiting our website, ditrapanofoundation.com.
La missione della Fondazione Giancarlo DiTrapano per la letteratura e le arti è offrire a scrittori e artisti di tutte le discipline un ambiente creativo, caldo e stimolante in cui creare, coltivare e sviluppare nuove opere. La nostra programmazione è ispirata dall'incoraggiamento e dal legame che chiunque abbia avuto la fortuna di lavorare con Giancarlo ha sentito profondamente. Inizieremo offrendo una residenza di 2 settimane in primavera a 3 scrittori di cui Giancarlo era entusiasta e che hanno accettato il nostro invito. Annunceremo i loro nomi alla fine del concerto. La residenza si terrà qui utilizzando il tempo e lo spazio donati dalla Villa di Trapano nelle sessioni primaverili e autunnali, mentre svilupperemo risorse per creare studi e spazi di lavoro nel Castelletto, che è la torre, che sarà la casa della fondazione, che ha bisogno di restauri. Chiunque voglia fare una donazione per portare artisti e scrittori qui, per creare il centro di produzione culturale che Giancarlo sognava e per il quale stava lavorando, può farlo sul sito di trapanofoundation.com. Ciao, sono Catherine Folkrad. I'm also on the board of directors. I want to read a tweet by Giancarlo. A Twitter where no 2 tweets are alike. No single tweet can ever be tweeted by anyone again. Language would grow so strangely. Giancarlo's passion was the potential of language. This was not only intellectual, it was also very emotional, intuitive, and personal. It was about the effect of language, its impact. It was a sensual thing. Giancarlo looked for writers who invoked the singular, writers who wrote about things not normally written about, writers who were pushing the boundaries of what literature could do and who writers could be. Whether it was Gary L., Megan Boyle, Atticus Lish, or Scott McClanahan, none of his writers could be mistaken for anyone else. Giancarlo's art was one of giving writers the courage and self-belief to be themselves, to write in their unique voice. As a core component of the foundation, we will be creating and maintaining a multimedia archive. It will allow for the exploration of his particular approach to literature, from WhatsApp voice messages to literary correspondence to annotated manuscripts. And of course, we will make sure copies of all Tyrant books and magazines are always available. The archive will be housed in the Castelletto, or the tower, and open to the public. In the coming months, we'll be reaching out individually to all writers who worked with Giancarlo to plan how to best preserve the work that has already been done. We will be sharing the plans for the archive on the website, and we'll welcome all input and suggestions from anyone who wants to reach out. Thank you. Voglio leggere un tweet di Giancarlo. Immagina un tweet in cui non ci sono 2 tweet uguali, un Twitter in cui non ci sono 2 tweet uguali. Nessun tweet potrebbe mai essere twittato di nuovo da nessuno. Così il linguaggio si sviluppa in modo inaspettato. La passione di Giancarlo era il potenziale del linguaggio. Questa passione non era solo intellettuale, era anche molto emotiva, intuitiva e intima. Riguardava l'effetto del linguaggio e l'impatto che possono avere le parole. Era qualcosa di essenziale per lui. Giancarlo ha cercato scrittori che comunicassero unicità, scrittori che si sono occupati di cose di cui non si scrive normalmente, scrittori che si stavano spingendo oltre i confini di ciò che la letteratura poteva fare e che poteva fare e chi potevano essere gli scrittori. Che si trattasse di Gary L., Megan Boyle, Atticus Lish, Scott McClanahan, nessuno dei suoi scrittori poteva essere scambiato per qualcun altro. L'arte di Giancarlo è stata quella di dare agli scrittori il coraggio e la fiducia di essere se stessi fino in fondo e completamente, di scrivere con la loro voce unica. Componente fondamentale della Fondazione sarà creare un archivio multimediale che consentirà di esporre e conoscere il suo particolare approccio alla letteratura,
dai messaggi vocali WhatsApp ai manoscritti con annotazioni alla corrispondenza letteraria. E ovviamente ci assicureremo che le copie di tutti i libri e le riviste di Tyrant siano sempre disponibili. L'archivio sarà nel castelletto, consultabile e aperto al pubblico. Nei prossimi mesi contatteremo individualmente tutti gli autori che hanno collaborato con Giancarlo per pianificare come preservare al meglio il lavoro già svolto. Condivideremo i piani per l'archivio sul sito web e accoglieremo con favore tutti gli input e i suggerimenti di chiunque desideri essere parte di questo progetto. The first time Giancarlo and I hung out, he told me all about the libretto he was writing about the life of a legendary publisher in Paris, which if you're here with us today, you can view upstairs. Anyone who talked to Giancarlo for more than 5 minutes knows how passionate he was about music, and especially playing the piano. We are incredibly lucky and delighted to present Stefano Gargiulo, a composer and musician who has performed his work everywhere from Naples to Los Angeles, and who knew Giancarlo and even wrote a song for him. One of the songs we'll hear today was directly inspired by a piece Giancarlo composed himself. There will then be a short interlude with some of Giancarlo's words. La prima volta che Giancarlo ed io ci siamo incontrati mi ha raccontato tutto del libretto che stava scrivendo sulla vita di un leggendario editore a Parigi. Chi ha parlato con Giancarlo per più di 5 minuti sa quanto fosse appassionato di musica e soprattutto di suonare il pianoforte. Siamo incredibilmente fortunati e felici di avere qui Stefano Gargiulo, un compositore e musicista che ha presentato il suo lavoro ovunque, da Napoli a Los Angeles. Ha conosciuto Giancarlo e ha composto un brano musicale che ascolteremo tra poco, che prende ispirazione dagli accordi di un'esercitazione di Giancarlo, da un giro armonico suonato da Giancarlo. A metà concerto ci sarà un intermezzo in cui verranno lette alcune parole di Giancarlo. Stefano Gargiulo.
Non puoi veramente dire di conoscere la tua lingua madre se non hai la possibilità di guardarla dalla prospettiva di un'altra lingua. A book should strike a note at the beginning and hold it until the end. Un libro dovrebbe nascere sotto il segno di una nota e sostenerla fino alla fine. A work of art is successful when the artist occupies your mind more than you do. Scrivi di ciò di cui hai paura di scrivere. Take one thing that you're going to keep as a secret, but you have to write about everything else. You have to face everything else. Eventually, you'll go back to that one secret and we'll write it too. Don't read what everyone else is reading. Your output stems from your input. If you're taking in the same shit that everyone else is, you're just becoming more like them.
Questo è l'ultimo brano che dedico a tutti voi e se mi permetti lo vorrei dedicare a Giancarlo, quindi l'ultimo brano e poi fine. Stefano Gargiulo, and thank you to our event sponsor today, Cincinnato Winery in nearby Corey, as well as the close friends and family who have joined us here, and everyone who is with us now around the world. The first residents are here with us today. Chiara Barzini, the author of books including Things That Happened Before the Earthquake, Terremoto, and Sisters Stop Breathing. Marta Abbott, a Czech-American artist specializing in natural pigments, including ink made from acorns, right here, whose new exhibition, Pietra Viva, is on view now at Divario Space in Rome, and Sarah Verdecchia, who works as a freelance editor and collaborates with Pigeon Publishing House in Naples, for whom she recently translated the collection of essays, Tonight, I'm Someone Else, by Chelsea Hodson, which will be published in Italy this spring. May I ask them to please stand up for a round of applause? Sara è là, no? È lì su. Vieni. And another round of applause for Stefano Gargiulo, please. Yeah. Thank you, Stefano. Grazie.
Oh, please visit us online at DiTrapanoFoundation.com and let's keep in touch. Grazie a Stefano Gargiulo e grazie al nostro sponsor dell'evento Cantina Cincinnato, così come agli amici intimi e alla famiglia che si sono uniti a noi oggi e a tutti coloro che in diverse parti del mondo sono insieme a noi. Le artiste e scrittrici protagoniste delle prime residenze sono qui con noi oggi: Chiara Barzini, autrice di libri come Terremoto e Sister Stop Breathing; Marta Abbott, artista ceco-americana specializzata in pigmenti naturali, compreso inchiostro prodotto naturalmente con le ghiande proprio di questo giardino, la cui nuova mostra Pietra Viva è ora in esposizione presso la Galleria di Vario di Roma; e Sara Verdecchia, editore freelance e collaboratrice della casa editrice Pigeon di Napoli, per la quale ha recentemente tradotto la raccolta di saggi Tonight I'm Someone Else di Chelsea Hudson. Grazie. Seguiteci online sul sito giancarloditrapanofoundation.com e su tutti i canali social. E stateci vicino, perché questo è l'unico modo con cui possiamo portare avanti il cuore di Giancarlo, il suo sogno e tutto quello che ci ha dato.